Arrangiatevi. Hola, todo bien? Hola, todo bien? Hola, come va? Ed eccoci a questa puntata che inizialmente avrei voluto chiamare quarta puntata del Beat in Lattina, ma che ho ribattezzato la lattina granulare e vi spiegherò perché. Oggi vediamo un attimo i gruvetti che mi sono andato a salvare come portarli in griglia. Cioè, è chiaro che io li ho suonati così, senza neanche metronomo, quindi bisogna imbrigliarli. La schermata del Logic, non prima di aver messo o gingolino di invito. Hey, hey, subscribe to my channel. E io sono rimasto così intanto che andava il gingolino di invito, per cui riportiamoci come eravamo e schermata del Mr. Logic Pro. Allora, io qui l'ho fatto già, però, allora, per farvi non clodere, perché poi dopo lo utilizziamo, per farvi partecipi, quindi praticamente apriamo una schermata nuova di Logic, questa mettila un attimo in attesa, apriamo il cane abbaglia, il cane deve sempre abbaiare. Ce prendiamo il gruvetto che avevamo fatto, che sta qui. Oh, ma che palle, ragazzi, che palle. Allora, ci prendiamo uno dei gruvetti che abbiamo fatto, per esempio questo qui, groove 4, e lo mettiamo sopra alla logica, come traduce Google. Ascoltiamo. Quindi non è assolutamente a 120, ovvio. La battuta deve finire qui. Quindi prendiamo 120, scendiamo finché... Allora, qui sarebbe l'altro quarto, quindi questo deve arrivare vicino al 4. Tipo, No, non questo è l'ultimo. Questo è sulle varie del 3. Del 4, scusate. Quindi scendiamo fino ad arrivare più o meno così. Ok, dovrebbe andare. Ci manca un pezzetto, vabbè, allora fermiamoci a 91. Oh, bravo, tanto poi portiamo tutto a posto, via. Infatti sarebbe 90, ma giusto per recuperare di questo trattino qua mi sono... praticamente non è ancora stereo, quindi è inutile che mi dai questa stereofonia fittizia. Serve a niente. Tanto lo bounsiamo. Allora, via. Flex. Come vedete appare anche qui, quando io metto il flex, alla traccia appare una farfallina che andiamo a pigiare e lui ci flexa tutto quanto. Ci flexa tutto quanto significa che mette i paletti, vedete? Io per esempio già questo potrei portarlo qua e farlo andare tranquillamente, petepem, stare attento, tipo questo dovrebbe andare così, però poi questo si sposta, ok, però undo, se noi facciamo così, alla parte di sopra ve l'avevo detto anche altre, dunque in un video, lo cerco e ve lo lascio in descrizione. Se prendiamo questa metà sopra, vedete che c'è un solo paletto. Se andiamo sotto ne escono 3. 3 significa che se pigiamo, invece di spostare tutto, pone
ai lati è l'incontrario di Italia, altri 2 paletti e ci permette di muoverci come cacchio ci va qua dentro. Però, ripeto, undo, via tutto quanto. Se noi andiamo in flex, nessuno, ma dico nessuno, ci vieta di quantizzare, per esempio in sedicesimi. Patapem! E in un attimo tutto quanto, vedi che qui è cresciuto e lo possiamo adesso tagliare, pim, via. Ok? Ascoltiamo. Questa ci sembra un po' lentuccia e allora la andiamo a recuperare sempre con... Allora, se faccio 3, ecco, il primo lo mette qua e poi quando cerco di andare mi incastro da svedi. No, non va. Allora, invece di fare con il paletto del 3, facciamo con... Prima mettiamo un paletto... Ah no, c'è già qua. Ah, ok. Mettiamo un paletto qua. E trasciniamo questo. Finché... Perché questo è un flam. Finché questa... Allora, la quantizzazione praticamente cosa è successo? Ha interpretato questo qui come transiente. Ma questo è il tran del flam, quindi dobbiamo prendere questo come riferimento da far andare sul quarto. E allora facciamo così. Ok? Questo lo spostiamo un po' in avanti. Ok? Ma vi dicevo, l'avevo già fatto, quindi don't save e torniamo alla nostra schermata di Logic che avevo già preparato. Adesso vediamo come possiamo in qualche modo renderlo stereofonico questo aggeggio qua. In Thanato ce lo andiamo a bounceare. Region in place, se non la evidenzi, scusi, fallo mono perché non serve un cacchio averlo perfetto. Mi scusi. Allora, region in place e region in place, pam, e ce l'ha fatto. Monico. Non hai messo? Sì, ha mutizzato automaticamente quello di sopra, quindi adesso lavoriamo. Ok. E ti devi stare un pochettino più bassino, che qua, se no, si spaccano le orecchie e poi se la pavendono con me. Sta registrando. Anzi. Sta registrando. Pam. Vai. Ok. Allora, adesso possiamo fare una cosa. O lo duplichiamo. Allora, sto traccia non ci serve più. Scusate lo sbadiglietto. Questa traccia non ci serve più, la togliamo via. Creiamo un'altra traccia simile e lo mettiamo e lo duplichiamo qui. Tu stai zitto. Allora, o andiamo a fare questo tipo di lavoro, cioè spasiamo uno un po' più avanti, uno un po' più dietro, ma proprio roba di, che lo andiamo a fare con dove delay, sempre delay, questo a meno un 92esimo di, cioè sarebbero 13,7 millisecondi di bit, e questo a più un 92. Dove sta il delay? Eccolo qua. E sentiamo, no?
però viene tutto flemmato. Praticamente è chiaro, quel 13 millisecondi. Allora, undo e undo. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Ricorrere, questa la puoi togliere che non ti fa niente. Ricorrere a mezzucci che a lui tipo mettete così perché sennò non si vede niente. Ricorrere a mezzucci che a lui, sì, vabbè, possiamo vedere di mettere per esempio imaging, una direction, una stereo spread, vediamo che cosa ti combina. È una caghetta. Sì, ma anche gli altri preset non fai niente. E qui ti voglio, e vi rimando con il link in descrizione a quando abbiamo fatto il groove quasi granulare, si chiama quel tutorial e quel video. Quindi cominciamo. Pem, 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 pm e pm. Naturalmente, questo è venuto fuori un po' una caghetta, ecco così, bravo. Andiamo già a mettere i suoi bei fade in e basta con sto coso, mamma mia che pallaccio ogni volta, fade in e fade out, così non dà di tagliato, di glick, di glac, di glock. E beh, questo come cazzarola che se ne... vabbè, fallo così questo. E facciamo che questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo, fai altre tipo, che te devo di 3 tracce, vai, no? Questo lo mettiamo qua e poi questo lo lasciamo così e questo lo mettiamo qua e poi questo lo mettiamo giù e poi questo lo lasciamo così. Vediamo. Vabbè, già puoi cominciare a fare una robina tipo così, nessuno ti impedisce di fare già una roba così. Piccola stereofonia, piccola. Naturalmente porti tutto su un bus, del tipo, perché poi dobbiamo equalizzare, oppure, vabbè, ce lo possiamo sempre... Cazzo hai fatto qua? Questa è quella del mouse deficiente. Doppio clic, 0, enter. Stupidino. Quante tracce hai fatto? 1, 2, 3, 4. Allora questo lascia al 6. No. No, facciamo così. E questa la lascia al centro. Questo è troppo alto, deficiente. Ah, ma questi due sono bassissimi. Per quale ragione? Per quale ragione? Dimmi. Dimmi per quale ragione, dimmi. Cretino. Quindi dicevo, te li porti su un bus dove poi li lavori come vuoi, no? Che ne so, li metti qua e poi dopo qui ci puoi cominciare a mettere i vari compressorini, le varie purcarielle. Togli sto coso che non mi serve. Metti un match intanto che lo andiamo a... Calmino.
ok? Anche qua puoi sempre fare un bus 2 dove su questo bus 2 ci vai a mettere però questa volta un pochito di qualcosa de stanasa. Sì, ciao, come no. Ferma. C'è, se non sbaglio, un ambiente perk. Modest drum room. Troppo modesto. Space, è questo? C'era un ambiente percussioni da qualche drum space, vediamo. No, non mi piace. All. Vabbè, ragazzi, ce lo andiamo a cercare dopo. Camerette, rooms. Tanto poi lo taglio. Eccolo qua. Dato che lui è big, ci mettiamo poco. E ce lo equalizziamo pure perché rompe un po' le balle. Manco si vede, vabbè. Ok, così abbiamo equalizzato anche l'effetto. È chiaro sto fatto, è chiaro. E già abbiamo ottenuto una prima stereofonia, insomma, no? Un altro discorso che si può fare, dicevo, è quello invece di mettersi una cosa del genere, cioè se noi andiamo su ogni traccia a mettere determinati effetti, succede che, per esempio, ci ho messo solo un delay qua, non oso pensare. Allora, qui possiamo mettere un delay di quelli super complex che fa, e che cacchio te devo dire questo, pitch squeezer, e che ne so che fa. Come carioca. Cioè prende di samba de brudo, ma molto bello, anzi, molto pem, anzi, spacca woofer. Vai. Qui, perché sul primo abbiamo messo, sì, allora questo qua me lo porterei. Qui mi serve una robetta, prendi e fai un'altra traccia e devi stare soltanto zitto e muto, altrimenti ti spacco l'imbuto. Non hai un imbuto e ti spacco qualcos'altro. Allora, qua mi piacerebbe, no? Qui non ci inventiamo una robina tipo tipo che gli mettiamo per esempio un corusso, no? E allora diciamo che questa suonerebbe così con il chorus. E ciao. Fa niente. Non fa niente perché
Questi che fanno? Ma un cazzo. Taglia. Taglia. Che te devo dire? Che ne so. Ecco, capito. Così una volta suona in un modo e una volta suona in un'altra. Dove non avevamo messo gna? Qui, mettilo. Prendi, metti questo qui. A questo punto, e solo a questo punto, noi ascolteremo una cosa che fa così. No, questo ci serviva all'inizio. Qui non è un cazzo, no, mettilo qua. Scusate, non si può dire, non hai. Ma qua non mi piace sinceramente. Vediamo. Questo fa così. Forse. Perché noi abbiamo come delay questo, ok. Questa che fa? Che te. Vabbè ragazzi, che cosa vi devo dire? Posso anche mettere la doppia, Vedi? Poi che cosa gli fai? Gli fai uno stratagemma che gli abbassi poco proprio il volume. Anzi, io direi di metterla più spesso, tipo così, tipo così, Ragazzi, che cacchio ve devo dire? È uscito un gruvo che manco... Ma che te devo dire? Che manco. Questo ce lo possiamo doppiare prima di bounceare, di fare robe, per vedere, per sentire come suona, no? Come suona e come deve suonare. Bane, suona molto bane. Sugli, bane, sentiamo come suonano le banane. Però. I'm No, siamo caraibici, guarda, abbiamo superato proprio oltre Giove le barriere dell'infinito, siamo già nella fascia di Van Allen, che ne ti devo dire? Beh, allora, grooviamolo, bounziamolo in tracca. No, se lo bounziamo in tracca non si prende mica tutti i cosi, no? No, te freghi se lo bounce in tracca, sai? Già, allora, se tu bounci le region in tracca... succede che no, non li mette gli effetti, quindi te devi da fa un bounce, to fai da armeno 2, popolazione uomo che viene dall'Armenia, te fai così. E ti tieni anche la coda. Vai! Grovetto.
detto fermi. Bravo, sai? Mamma mia, per queste cose poi Logic. Vabbè, poi vedrò dove andare a salvare, da qualche parte lo salvo. E mando un gingolino e ci vediamo dopo. Ciao, a dopo, gingolino! Iscrivetevi al canale, yeah! No, questo ve lo devo far vedere, guarda, c'è da divertirsi veramente come si vuole. Come ci si vuole divertire. Allora, se tu apri, intanto mutizzi tutto quanto, lasci solo questo, che sarebbe così. Beh, c'è questo di sotto, ma puoi anche togliere. Allora, con il delay, senti, ne ho messo uno, questo Faced Me. Meraviglioso. Sempre nei complex c'è questo qui, Roll, che fa. Pazzesco. Guarda, divertitevi come volete. Le riflessioni risonanti. Jumping delay, vediamo questo che fa. Vallo a mettere a tempo una roba così. Pazzesco, ragazzi, veramente. Allora, ce n'era uno che era questo qua. Senti questo che fa. Troppo forte. Va bene. Andiamo avanti. E va bene, e l'abbiamo salvato come gruvetto. Ora, e solo ora, vediamo un'altra cosa molto importante. Allora, da dove siamo partiti? Facciamo così. Abbiamo una traccia nuova, apriamo una traccia nuova, prendiamo, questo qui era... fondamentalmente, se vogliamo, questo lo apri, no? E ti diventa tutto il groove, quello che era. Quindi lo prendi da key e lo porti sulla traccia nuova. Qua però, così non abbiamo effetti, riverberi, cose, abbiamo soltanto lui. O gruvetto che suona a 91, quindi così. Sentiamo. Passiamo un po', se no ci pettina. Ok, adesso abbassiamo il tempo, variamo il tempo, metronomo, cacchettina, andiamo su, è identica la storia. Come fare? Aiuto! Ma semplice. Sappiamo che in Logic c'è appunto lo strumento Smart Tempo o comunque Flex, per cui noi mettiamo un bel flex monofonico su questa traccia. Una volta flexata rimane imbrigliata dentro i suoi bei paletti. Sappiamo come il discorso di flex. Altrimenti vi rimando al video che ancora non ho fatto su Flex, ma comunque ne parlo in tanti video. L'ho fatto su quello di Drake, ve lo lascio in descrizione comunque anche quello. Bene. E noi a questo punto siamo liberissimi di variare, perché sappiamo che Flex porta sulla griglia e viene trattato. Il file viene trattato come se fosse un file MIDI, quindi può subire spostamenti di variazione di tempo e di tonalità. Allora, portiamoci a, che ne so, 78. Va bene.
Scendiamo. Comincia a degradarsi il suono. Scendiamo fino a 45, va. Fa difficoltà. Undo. Salendo ne incontreremo di meno perché comunque senti sti sensi di undo. Ed ecco che così capiamo la teoria delle slice, cioè dei file rex. Sono dei file, l'ho detto tante volte, che furono inventati dalla Propellered con Recycle immessi sul mercato negli anni 90. Si trattava appunto, come d'altronde fa Flex, solo che Flex fa le fettine, sì, ma lascia il suono lì, lascia il file lì fermo, non lo spezzetta fisicamente, lo spezzetta a suo uso e consumo. Avendolo noi invece spezzettato, proprio l'abbiamo preso questo file qua e lo abbiamo, in fondo questi sono tutte caramelline che vengono da qua, no? Avendo spezzettato il file, a questo punto siamo entrati nello spirito della teoria delle slice, delle fettine. Quindi prendiamo. Vabbè, io adesso vorrei appunto togliere tutti quanti i channel strip perché devo veramente portarmi nelle condizioni, ma lasciandole invece forse è meglio perché vabbè, ormai le ho tolte, poi lo vediamo anche con gli effetti inseriti, no? Va bene, quindi adesso togliamo via tutti gli effetti e chi è che sta facendo ancora? Ah sì, il primo perché l'avevo messo in barra, era un match e Q. Ok? Proviamo adesso a scendere. Scendiamo ancora. Scendiamo fino a 45, 40. Metronomo. Miracolo, il suono rimane quello lì, integro, nella sua formante, nel pitch, tutto quanto. Saliamo alla grande. Andiamo anche a 120. Perché questo? Succede perché singolarmente ogni caramellina, che poi sono parti del groove originale, rimane integra, non viene degradata. Cioè non è questa che viene flexata, non è sta roba qua che viene flexata. Se noi andiamo a flexare questa roba qua, probabilmente avremo un degrado anche qua. Vabbè, adesso dovremmo flexarle tutte quante, quindi lascia perdere. E quindi, capite, questo è il vero succo del discorso, cioè ecco dove sta metà quando dico sintesi granulare non è che io abbia fatto la sintesi, ci mancherebbe altro, ma parlo del principio. Allora, metà principio di sintesi granulare, ed è quello appunto dello spezzettamento e riallocamento su ogni traccia, con su ogni traccia effetti diversi. Quindi abbiamo sulla prima le porzioncine subiranno un'equalizzazione, uno spread sulla stereofonia, più abbiamo in barra un delay che era questo qua, vi ricordate, uno slow pan delay. Sulla seconda abbiamo anche là, rimettiamo gli effetti e insiste un equalizzatore e un compressore. Sulla terza, quindi sono riallocate queste fettine, questi pezzettini, e questo viene come concetto dalla sintesi granulare, dove ogni grano, ogni microsound, cioè ogni microsuono, che lì dura addirittura 50 millisecondi, roba proprio piccola,
viene ridistribuito, ripicciato, messo in reverse. Questa è un'altra roba che non abbiamo fatto, per esempio. Aspetta, vediamo. Allora, riposizioniamo i suoi bei, come si chiamano loro là, i suoi filtri, i suoi, oh mamma, effetti. Questa era la traccia, non è vero? Portiamoci a 91, non facciamo i fenomeni, quindi questa era la tonalità. Se noi andiamo a fare, ma la butto lì, non so neanche io se... Vediamo, uno che si sente. Questo? Ok, questo qua. Se questo lo mettiamo in reverse, e si fa così, Vabbè, ne abbiamo preso uno, poi c'è da studiarsele ste cose, è normale. Proviamo con questo. Capito? Cioè, ma veramente si spazia come si vuole. Oppure uno lo picci, l'altro no. Questo lo puoi picciare. Allora, questo qui lo portiamo su, questo lo portiamo giù, questo lo portiamo, lasciamo come sta, questo lo portiamo su. Cioè, siamo veramente a livelli pazzeschi, siamo a livelli pazzeschi, quello che si può fare. Questo intendo... Questi sono alti, li portiamo giù col guadagno, eccolo qua. Ho visto che sul nuovo Logic, sulla 10.7, c'è un tool nuovo che si chiama Gain. Ecco, gli upgrade, quelle cose lì, sì, ti danno delle facilitazioni, ma è raro inserire, come mi sembra dalla 10 punto qualcosa, che inserì Alchemy, no? Su Alchemy vorrei fare veramente una... perché lì c'è davvero la sintesi granulare, almeno come intesa da Dennis Gabor, che la ideò, quando la ideò, adesso non stiamo a fare la storia, e quindi Alchemy fu introdotto, preso dalla Camel, mi pare era una ditta, e quindi implementato gratuitamente su Logic. Ora c'è chi dice che solo l'implementazione di Alchemy vale il costo di tutto il pacchetto del programma. In effetti è un programma splendido, fantastico, saperlo usare, altro che aggiornamenti. Ma va imparato ancora tanto di quello che c'era prima. Chiaro? Quindi questo è in sintesi. Che cosa stavo dicendo? Ecco, il misto, il miscuglio, il mix del concetto di sintesi granulare e del concetto di slice è proprio in questo tutorial, secondo me. Non volendo, sono arrivato a questo tipo di secondo obiettivo, insomma. Va bene, ragazzuoli? Adesso non mi metto a fare un beat con questa roba qua, poi vi divertirete a farlo voi. Fare un beat mi sembrerebbe allungare il brodo inutilmente. Va buona. Allora, cosa dire? Dire questo, dire che seguitemi sempre, io studio, continuo a studiare, fare, vedere, inventarmi nuovi video, nuovi tutorial, nuove ricerche per voi, per me, per voi. Quindi facciamo crescere il canale. Introdurrò, chi è interessato mi contatti pure, delle lezioni online, private, mirate in qualche modo. Vedremo di farle. Sempre in vendita i bit, contattatemi anche per quelli. Penso che troverete quello che fa per voi. E per il resto vi saluto, vi auguro buona serata e vi abbraccio. Gingolino e poi sigla.
mangiatevi.